Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Io sono Daniele. Oggi vorrei presentarvi il mio modo di preparare la soluzione, l'acqua che poi do alle orchidee. È una fase importante perché devo equilibrare un po' bene i vari valori in modo tale da non danneggiare le radici. Lo faccio con voi. Allora, praticamente partiamo dal presupposto che le orchidee in natura prendono acqua piovana, quindi acqua pressoché pura. Permettiamo che poi vi farò vedere l'acqua del rubinetto, la quantità di sali che ha. Partiamo con un'acqua minerale che ho preso per l'occasione, la marca, vabbè, è una marca, in questo caso è la Monviso, ma l'ho presa non per fare pubblicità all'acqua, ma per il discorso del valore di partenza dei sali. Se noi mettiamo su un bicchiere l'acqua, in questo caso la Monviso, ma ce ne sono altre, anche la Sant'Anna, noi mettiamo il misuratore all'interno dell'acqua, noi troviamo che quest'acqua ha la partenza di 0,34 microsiemens, quindi è un'acqua pressoché pura rispetto a quello del rubinetto che ci porta già a 300. Noi dovremmo raggiungere con i concimi, con i sali che mettiamo dentro proprio 300 per alcune specie essenziali. Diciamo che se fate come me, che io bagno e concimo sempre, non possiamo superare questa dose di 300 microsiemens. Certe tipologie di orchidee come lavanda, come cymbidium resistono molto bene anche a quantità maggiori, possono arrivare anche a 1000, non è un problema. Però la maggior parte delle nostre orchidee, bagnandole tutti i giorni e concimandole tutti i giorni, dobbiamo controllare un po' i sali. Io ho scelto la concimazione insieme alla bagnatura ogni volta proprio per evitare che poi la radice subisca un trauma, in quanto ci sta chi bagna e poi dopo 3 bagnature concima, ci sta chi, ognuno ha un sistema suo. Io ho trovato più utile questo, proprio bagnare e concimare sempre in modo tale che la radice si equilibria con i sali, con quello che gli diamo, si nutre regolarmente come se fosse in natura. Adesso, se mi seguite, vi faccio vedere la preparazione di tutti quanti questi nutrienti e come vengono fuori le varie tarature. Allora, noi prendiamo un bicchiere di acqua, apriamo il nostro rubinetto della cucina, mettiamo l'acqua dentro, abbiamo fatto. Questo è quello che abbiamo noi come acqua di rubinetto. Questo è il lettore dei microsiemens. Se noi lo immergiamo fino al livello, noi troviamo come valore 309 microsiemens. Va immerso fino a quel punto, non va tutto quanto messo dentro, se no roviniamo la parte elettrica dell'attrezzo. Ecco, 315 è la misurazione. Questa misurazione è la quantità di sali che noi abbiamo in questo caso nell'acqua di rubinetto, ma quando andiamo poi a fare la concimazione, certi tipi di orchidee a questi microsiemens già stanno a un buon livello di salinità, è per questo che dobbiamo stare attenti. Ovvero sia, l'acqua di rubinetto per noi va bene, ma per le nostre orchidee che prendono acqua piovana, che è pressoché 0 o poco più, 315 è già un grosso livello di salinità, cioè certi tipi di orchidee molta più di questa salinità non potrebbero sopportare. Altre specie come levanda, come i cymbidium non hanno difficoltà, però tante orchidee che noi abbiamo in casa dobbiamo stare particolarmente attenti a questo. Questa è la misurazione dell'acqua. Andiamo a vedere la preparazione dell'acqua che diamo alle nostre orchidee. Eccomi, allora ho preparato nel contenitore 5 litri di acqua. Abbiamo visto l'acqua in partenza, lo riverifichiamo, l'acqua di partenza stiamo a 0,33, non so se riuscite a vederlo, questa è l'acqua di partenza con la quale ci apprestiamo a preparare il tutto. Allora, spegniamo. La prima cosa che aggiungo, lavorando in fibra di cocco come substrato, è il concime suo. Praticamente questo si divide in 2 tipologie, cocco A e cocco B. Queste 2 tipologie lavorano entrambi nella stessa maniera. Vediamo come funziona. Con la siringa tiro fuori 3 ml di cocco A, riverso nella ciotola con l'acqua,
Do una mescolata perché i due elementi vanno messi insieme, ma non mescolati contemporaneamente. Prima va messo un elemento, va mescolato e poi va dato l'altro elemento che sarebbe la parte B. La parte B è questo qua, cocco B. Sì. Importante che non li mettiamo giù contemporaneamente. Anche di questo noi prendiamo 3 ml, se riusciamo a essere bravi. Ok, ci siamo. 3 ml di quest'altro prodotto. Rimescoliamo. Quando abbiamo rimescolato andiamo a leggere quello che è venuto come valore di misurazione. Allora, vediamo subito. Innanzitutto siamo a 412, 398. Questo è la base di partenza della nostra acqua. In questo caso, per il discorso che abbiamo fatto, dobbiamo aggiungere altra acqua per abbassare il livello. Quindi 400 è un valore alto per le nostre radici. Dovremo aggiungere altra acqua per abbassarlo. Vi faccio vedere che noi, aggiungendo un altro po' di acqua, dovremmo riassestare un po' il valore della situazione. Poi magari l'aggiungerò in seguito. Sì, siamo già arrivati a 3,40. Aggiungerò altra acqua fino ad arrivare a 300. Anche 340 la posso lasciare, non è quello che dice. L'importante è che non vado a degli eccessi superiori. Quindi mi va bene anche 340. Ne aggiungerò dell'altra per poter portare il valore a quello che volevo io. Oltre a questi due elementi che sarebbero la base, cocco A, cocco B, che vanno sempre utilizzati perché è la base, all'interno dell'uno c'è l'azoto, all'interno dell'altro c'è il calcio, quindi sono equilibrati, danno una stabilità di pH. Non dobbiamo mai controllarlo il pH quando mettiamo questi due elementi. Se aggiungiamo gli altri elementi che l'azienda produce, elementi che sono per la radicazione, elementi che sono per aiutare la stimolazione della pianta, per aiutare la fioritura, o addirittura c'è un concime liquido adatto per il potassio e il fosforo, quindi ha una linea di prodotti. Quando li mettiamo tutti, in dosi chiaramente, ma da mantenere sempre un valore di 300 microsiemens, ecco la nostra difficoltà forse è questa. Tutti questi elementi quando li andiamo ad aggiungere, magari anziché mettere 3 ml e 3 ml del cocco A, cocco B, magari mettiamo di meno, in modo tale che riusciamo a dare anche altri contenuti alla pianta. Diciamo che oltre alla ditta canna ce ne sono altre aziende, io ho trovato questa, mi ci trovo bene, ho visto risultati sulle radici a non finire, quindi porto avanti questa linea qui. Non è un discorso pubblicitario, è solo un discorso finalizzato a farvi conoscere il mio modo di lavorare per dare la giusta concimazione alle piante. Nel frattempo ho aggiunto altra acqua, avevo una bottiglia e ho raggiunto il livello di 320-324 e non ho più spazio perché non mi sono regolato. Va bene, lo lascio a 324, l'importante è che sappiate che non c'è una misura fissa, cioè potrebbe essere 290, potrebbe essere 310, 320, non è quello che dice, non è la variazione dei decimali, l'importante è che il valore si sia attestato su questa misurazione qua. Non ho più acqua da aggiungere perché ho riempito la ciotoletta. Questa è l'acqua che utilizzerò nelle bagnature. Oggi ho voluto solamente farvi vedere come pH a posto, la misurazione siamo arrivati intorno ai 300, 320 è sufficiente. L'azienda ha tanti altri prodotti all'interno del quale possiamo trovare stimolatori per le radici, stimolatori per la fioritura, fattori come fosforo e potassio, concentrati esclusivamente fosforo 13, potassio 14, li possiamo utilizzare insieme. L'importante è che quando li andiamo a miscelare però ricontrolliamo il pH, perché la stabilità ci viene data solo da questi due elementi miscelati insieme. Lì abbiamo la stabilità e pH controllato. Negli altri elementi sia il pH sia i valori del microsiemens e della salinità dobbiamo ricontrollarli, perché possono essere dei concimi liquidi, quelli che noi andiamo a utilizzare, più basici, più alcalini, quindi dobbiamo ricontrollarli, e abbiamo degli stabilizzatori di pH o degli abbassatori o degli innalzatori del livello di pH, in modo tale da garantire sempre la uniformità degli elementi di base.
Grazie di avermi seguito, spero di non avervi annoiato con la parte tecnica, però è importante anche questa perché sennò tante volte quando diamo l'acqua rischiamo di far danni, di fare bruciature alle nostre radici. Al prossimo video, al prossimo aggiornamento. Grazie.